Ed eccoci qui, l'ultimo video della sequenza del Gran Premio del Tirolo. Siamo oggi presenti per gara 2, l'ultima, che durerà 14 giri e non 12. Chi viene dallo scorso video, ossia gara 1, può aver visto una gara con particolari spunti di interesse. C'è stata una battaglia importante per la vittoria, ci sono stati problemi tecnici di spessore e sorprese in negativo. Io non posso andare troppo nello specifico perché lo so, c'è chi potrebbe entrare in questo video senza avere visto gli altri, o perché non è mai visto la DDG, o perché per questioni di tempo magari non ha visto gara 1. Quello che va detto, ed è importante, quello che ho detto dopo le qualifiche, e che ci tengo a dirlo, è che questa volta non c'è il cambio di go-kart, di conseguenza chi ha avuto un kart brutto in qualifica continuerà ad avere il kart brutto, chi ce l'ha avuto bello lo continuerà ad avere bello. Va detta una roba, due piloti che hanno avuto problemi tecnici gravi hanno cambiato il kart tra gara 1 e gara 2 semplicemente perché quello di gara 1 era impossibilitato a proseguire la gara. Di conseguenza possono esserci delle variazioni importanti, perché i due kart in questione possono essere più veloci o meno. Questo dipende e lo dovrete scoprire voi guardando gara 2. Cosa ne dici, Luke? Gli permettiamo a chi ci segue da casa di guardare gara 2? Eccoci tornati in pista per gara 2. 2 km, 160 metri in più di distanza da completare per questa gara 2, che è di 14 giri rispetto ai 12 giri di gara 1. Come ben sapete, griglia di partenza che va a rispecchiare l'ordine d'arrivo di gara 1, quindi De Santis va in pole position davanti ad Aurucci, Majorana e Occhi in seconda fila, Tomasetto, Fantini, poi Morini, Domi, Ftuni, Vallieri, Sollazzo, Melis, Zanichelli, Beneventi, Tondelli, De Togni e Campana, che scatta in ultima posizione, vittima insieme a De Togni di un danno al braccetto anteriore sinistro del proprio kart, che in entrambi i casi ha costretto i piloti al ritiro in gara 1. Qui immagino ovviamente ai piloti che man mano stanno arrivando in griglia di partenza, e come sempre con i commissari di gara che li dispongono correttamente all'interno delle proprie caselle di appartenenza. E sta arrivando proprio adesso Campana in 17ª posizione, che scatta dal fondo della griglia di partenza. E allora attendiamo solamente la bandiera verde che darà il via all'accensione delle luci rosse per questa gara 2. 14 giri da completare. Si abbassano le visiere, massima concentrazione, qualche piccolo movimento, attenzione, infatti si risposta indietro all'ultimo momento a Aurucci quando la sequenza era già Aurucci quando la sequenza era già iniziata, e allora De Santis ne approfitta immediatamente, ne approfitta anche Majorana, che va subito all'attacco anche all'interno di De Santis e si prende la posizione. Majorana va subito al comando, grande lotta dietro con Tomasetto che va a ruota nei confronti di Aurucci, e ne approfitta anche Domi per prendersi la posizione. Terrificante inizio per Aurucci, qua problemi forse per Occhi che anche sta perdendo molte posizioni. Vallieri ne approfitta, sale in 7ª posizione, mentre davanti il gruppetto di testa sta andando via. E Tomasetto che stavolta si è messo subito all'inseguimento dei primi, davanti Jürgen Domi. Poi ci sono Aurucci, De Santis e Majorana leader. Dentro Fantini nei confronti di Tomasetto, che prova a rispondere ma non c'è spazio. Allora si chiude il primo giro. Majorana, De Santis, Aurucci, Domi, Fantini, Tomasetto, Vallieri, Occhi, Morini, Zanichelli, Ftuni, Melis e via via tutti gli altri. Occhi si prende la posizione qua anche Ftuni nei confronti di Morini, c'è grande movimento. Attenzione Zanichelli che va fuori, e infatti è stato passato qui Campana. Morini girato, mamma mia, che rischio, mentre ha fatto uno strano gesto col piede sinistro Campana, non so se volesse indicare qualcosa o si è voluto scrollare qualcosa. Melis fa segno a Tondelli, non so se passa o se fosse un amichevole gesto di andare a quel paese, sarebbe da verificare questa cosa. Tomasetto intanto ha perso la posizione su Fantini, davanti c'è Domi e stanno di nuovo scappando Majorana, De Santis e Aurucci davanti. E attenzione, guardate qui, Matteo Aurucci e Fantini sono sotto investigazione
per falsa partenza. Aurucci lo avevamo visto subito. De Santis intanto primo giro veloce della gara, 58,944. Campana intanto sta rimontando, è già in 12ª posizione, va a scavalcare anche Melis, sale in 11ª davanti Tondelli, va fuori, va molto fuori, va anche molto piano. Campana arriva a gran velocità, alla fine scavalca anche lui. Campana grandissima prima parte di gara, poi però si rifà sotto Tondelli nei confronti di Campana. Qui invece siamo con Melis che è subito dietro e la regia ci porta i replay sicuramente della partenza. Lo vediamo Aurucci, si muove leggermente, la sequenza delle luci è già iniziata, lui con le mani fa per tornare indietro, un gesto un pochettino disperato, poi le luci si spengono, lì non può fare altrimenti che mettere giù il pedale del gas. Mi sento dire che potrebbe non avere problemi in direzione gara, però mai dire mai, attendiamo la decisione ufficiale. Qui invece la vediamo dagli occhi, neanche a farla apposta, di Lorenzo Occhi, che invece ha avuto una brutta partenza, scattava quarto, si ritrova risucchiato dal gruppo, anche lui un po' a panino, passadomi, riesce a difendere invece la posizione nei confronti di Fantini, davanti invece guarda lì quanto movimento, sempre partenza qui da Elia Tomasetto. Vediamo Fantini, Fantini si è mosso secondo me tanto prima. Questa sarà una situazione da rivedere. Tomasetto è arrivato davvero vicinissimo a De Santis, qui Domi, e qua si vede anche qui in maniera abbastanza evidente lo scatto anticipato di Fantini. Bene Domi perché brucia Morini, e poi anche all'interno sia Occhi che Fantini, 2 in 1. Là bel rischio di Aurucci, non solo qui in frenata ma anche andando a pizzicare l'erba poco prima. Qua invece siamo con Melis. Con Sollazzo girato, mamma mia che rischio. Quindi ben spiegato perché Sollazzo era in fondo a tutti alla fine del primo giro. Qua rivediamo invece Campana che ha fatto una super partenza, passa subito forte, via su Tondelli, via su De Togni, tutto all'esterno, guarda che trova tantissimo spazio, fa secco anche Beneventi. Vediamo se qua si vede bene anche Melis Sollazzo, oh mamma mia, e infatti sono sotto investigazione, anche loro si sbracciano. Qua invece Occhi con Vallieri, si è infilato all'interno, ma che controllo sul cordolo. Occhi però non ci sta, infatti si era ripreso la posizione interno di curva 1, un pochettino timido Vallieri, poi comunque esce con meno velocità, Occhi si riprende la posizione. Qua invece vediamo Morini, si è provato ad infilare all'interno, questo è un errore un po' classico. Nel momento di pentimento pinzi troppo, il posteriore blocca, ti saluta e sei girato. E quindi torniamo, Aurucci 58, 7-1-8, ritocca il giro veloce della gara, vanno avanti ancora in terzetto Majorana, De Santis e Aurucci, mentre Tomasetto va all'attacco nei confronti di Fantini e sembra essersi riuscito a prendersi la posizione, infatti è così, risale in quinta posizione, occhio davanti. Qui siamo con Occhi, Tomasetto che si è preso un gran rischio, mentre sono sotto investigazione anche Rami Ftuni e Gianluca Zanichelli per una collisione. Regia che ci porta da Melis che è incollato a Morini. Morini all'interno nei confronti di Zanichelli. Finisce però in un nulla di fatto. E qua ci riportano davanti con Aurucci all'inseguimento di Majorana e De Santis, questo terzetto che ci ha regalato una grandissima gara 1 e che sembra voler ripetere le cose anche in gara 2. Morini dentro nei confronti di Zanichelli, dalla prospettiva di Melis riesce a prendersi la posizione, sale in 12ª. Campana qui nei confronti di Tondelli, prende tutta la scia, riesce ad avere una buona velocità e vediamo se ce la fa. E ce la fa, sale in 10ª posizione Patrick Campana, che ricordiamolo scattava dall'ultima posizione.
Tanto completato il check su Aurucci e Fantini. No further action per Aurucci e invece lo immaginavamo, 5 secondi di penalità per partenza anticipata per Fantini, che quindi intanto sollazzo nei confronti di Melis, si butta dentro senza complimenti, mentre stavamo commentando appunto i 5 secondi di penalità di Fantini per partenza anticipata. Ritocca ancora il giro veloce De Santis, scende a 58,651, mentre le telecamere ci riportano su Patrick Campana che sta andando fortissimo dalla caccia di Rami Ftuni. Ancora movimento sul freno mentre arrivano 4 secondi di penalità per Sollazzo. Deve avere secondo me qualche problema tecnico Campana, perché sembra molto anomalo. Mi sembrano quasi che con il tacco cercasse di riportare indietro il freno, perché se così fosse davvero una giornata di gara terribile questa del secondo appuntamento per Campana. Braccetto anteriore sinistro rotto in gara 1 e ora problemi col pedale del freno. Aurucci sempre minaccioso, una fase che davanti ora tra Majorana, De Santis e Aurucci sembra un pochettino di studio. Come in gara 1 hanno aperto un varco spazio-temporale nei confronti degli altri, perché Domi in quarta posizione è già lontano 5 secondi e solo adesso siamo a metà gara, perché inizia il giro numero 7 di 14. E la regia ci riporta su Lorenzo Occhi che in settima posizione e davanti a sé vede Fantini ed Elia Tomasetto. Campana su Ftuni è molto vicino, prova ad andare all'attacco, Ftuni si gira, capisce che Campana è lì, si prende tutto l'interno e prende la posizione nei confronti di Rami Ftuni. Grande rimonta di Campana che è in nona posizione, mentre davanti Vallieri ha scavalcato Lorenzo Occhi. E infatti la regia va proprio su Occhi che sembra avere, non so se c'era qualche problema. Aurucci ha perso un po' di terreno, De Santis dentro nei confronti di Majorana, si prende la posizione. Occhio perché Aurucci forse può approfittare di questo movimento davanti fra De Santis e Majorana. De Santis però sembra uscire molto più piano, Majorana gli dà quasi un tocco. Sono vicinissimi. Domi 7 secondi e mezzo di ritardo. Stanno facendo davvero una gara a sé stante. Girano costantemente in 59 netto, 58 alto i tre leader della gara. Giro numero 8 di 14. Di una gara che ha ancora tanto da raccontare, mentre la regia ci riporta su Lorenzo Melis che sta inseguendo Zanichelli, che fa un leggero errore. Sollazzo non perdona, si infila dentro, ne approfitta anche Melis. E 7 secondi di penalità anche per Rami Ftuni. Stanno decisamente fioccando le penalità in questa gara 2, con i piloti che sono stati decisamente vivaci, ma la direzione gara che ha deciso che ne era il caso, insomma, di mettere un freno alle ostilità. Intanto qua Fantini con Tomasetto si prende la posizione, ma non dimentichiamo che Fantini ha a carico 5 secondi di penalità da aggiungere al tempo finale di gara a causa di una partenza anticipata. Ci riprova Tomasetto che va all'incrocio nei confronti di Fantini, c'è anche un contatto, attenzione qui a Majorana nei confronti di De Santis che ha aperto la porta, ma ha aperto la porta anche ad Aurucci che si è preso la posizione ed è incollato a Majorana. Qui ancora lotta Fantini-Tomasetto, davanti se ne stanno suonando di santa ragione e mancano ancora più di 5 giri al termine. Qui Melis, leggero errore, dietro c'è Zanichelli che non se lo fa dire due volte e si riprende la posizione. Qui ancora Aurucci nei confronti di Majorana, ha tentato un incrocio, attenzione dentro, De Santis non si fa pregare due volte, stanno facendo una gara fantastica qui davanti. Ancora Majorana su De Santis, curva 1 dentro per riprendersi la vetta della gara, con il leader che cambia di nuovo, ma davvero è una gara spettacolare. De Santis dentro, addirittura il bloccaggio, ruote fumanti e c'è il contatto con Aurucci
che è proprio il caso di dirlo. Fra i due litiganti il terzo gode l'errore di De Santis, che ha frenato troppo lungo, bloccando le ruote e portando fuori Majorana. Qua anche tra Fantini e Tomasetto. Lotta quantomeno dura. E qui siamo al replay, vediamo se siamo al replay dei leader. No, qui siamo Melis. Interno su Zanichelli che arriva ora, e anche da dietro cinico Morini si fa pregare 2 volte. Mentre qui siamo con Lorenzo Occhi, girato. Ecco perché era con Fantini e poi l'abbiamo trovato ottavo. Avevamo visto, la regia ce lo aveva inquadrato che aveva perso la posizione, e ora abbiamo capito perché. Qua invece Melis. Tanto Cordolo, il posteriore non lo accompagna e alla fine lo abbandona, si gira. E qua siamo Majorana De Santis, eccolo qui. Majorana arriva lunghissimo. E infatti è sotto investigazione l'episodio fra Majorana e De Santis. Ma torniamo con le immagini in diretta, con Occhi all'attacco nei confronti di Vaglieri, interno di curva 1. E Campana ancora, ecco Team Radio. Ok Pata, cosa stai facendo col piede sinistro? Vabbè, se non facessi così sarei col freno tirato anche su rettilineo. Copy. Avevamo sospettato, tutto molto più chiaro adesso. Tomasetto sempre a caccia di Fantini. Non so se gli hanno comunicato dei 5 secondi di penalità. Comunque anche in questa condizione sarebbe davanti. Intanto Tondelli passa Ftuni e ritorna in top 10, torna in 10ª posizione. Davanti sono ancora, lo lascia sfilare. Gesto sportivo di De Santis, che ha capito l'errore, ha ridato la posizione a Majorana, che quindi ora torna a essere il primo inseguitore del leader Aurucci. Mentre vediamo tra Fantini e Tomasetto, anche loro investigazione, si gira Aurucci, mamma mia che velocità, arriva Majorana che arriva fortissimo in curva 1, leggero controllo e torna avanti, ma ha arrivato a una velocità supersonica Majorana sul dritto. Sceglie una traiettoria più interna per non fornire possibilità di attacco ad Aurucci, che però all'interno prova a farsi vedere, ancora a disturbare l'azione di Majorana, con i due che si toccano. Aurucci forse prova ad andare all'interno, una situazione abbastanza pericolosa. Aurucci decide saggiamente di alzare il piede. Tanto vediamo completato il check dell'episodio tra i leader Majorana e De Santis, 5 secondi a De Santis, quindi la direzione gara non premia il gesto sportivo di De Santis e decide di agire col braccio di ferro. 5 secondi di penalità che letteralmente tirano fuori De Santis dalla lotta per la vittoria, ma i piloti sono comunque vicini, potrebbe essere un fattore. Tomasetto sempre ingarellato con Fantini, esce forte, si fa vedere, s'affaccia interno di curva 1, sembra poter riuscire a prendersi la posizione, infatti è così, torna davanti nei confronti di Fantini, mentre davanti a Aurucci incollato a Majorana. Eccolo qua, ancora una volta si fa vedere all'interno, ancora una volta nello stesso punto del giro precedente, ma alza il piede, 1 giro e mezzo al termine, 1 giro e mezzo alla bandiera a scacchi. Qualche doppiaggio che però va senza problemi. Tondelli proprio davanti a Ftuni, si gira e attenzione Aurucci con Majorana, ne riapprofitta. De Santis, l'avevamo detto, poteva essere un fattore, e questo ovviamente al netto della penalità non aiuta Aurucci, che ora ha un ostacolo in più che gli impedisce di attaccare Majorana. Proprio quando stanno andando ad iniziare l'ultimo giro, altri 3 secondi di penalità per Fantini, diventano 8 totali. Vanno anche leggermente via nel dritto sia Majorana che De Santis nei confronti di Aurucci. De Santis all'attacco nei confronti di Majorana. Occhio da Aurucci che va all'interno. E alla fine De Santis si trova di nuovo dietro. Vediamo se Aurucci ha ancora una possibilità. È incollato, è incollatissimo, però lo spazio è poco. Le curve sono tante, i rettifili sono pochi, i metri sono sempre di meno.
prima della bandiera scacchi, incollato Aurucci all'interno nei confronti di Majorana, lo spazio è minimo, Majorana ha la possibilità di difendersi di nuovo all'interno, riesce a tenere la posizione, Aurucci è uscito più forte, lo spazio è pochissimo, sfiorano quasi la barriera, Majorana alla fine riesce a uscire con maggiore velocità, arriva la bandiera a scacchi, Alessandro Majorana vince gara 2 qui del Gran Premio del Tirolo. Ma che gara, con Aurucci che chiude secondo, che spettacolo, De Santis terzo, e poi arrivano Domi, arriva Tomasetto, arriva Fantini che però avrà tanti secondi di penalità e allora lo scavalcano, prima Occhi, poi Vallieri, Campana ancora a tirare sul pedale del freno per non rimanere frenato in rettilineo, alla fine chiude comunque clamorosamente nono, ricordiamolo, partito 17esimo, mentre qua la regia impegnata ovviamente nella grande lotta che c'era davanti fra Majorana e Aurucci all'ultimo giro, ci propone anche la lotta fra Elia Tomasetto e Arturo Fantini, anche questa all'ultimo giro, alla fine con Tomasetto che si è preso la posizione, ma sapevamo che sarebbe stato comunque davanti al netto delle penalità. Che vittoria per Majorana, che beffa per Aurucci, che però nei confronti di Tomasetto guadagna punti importantissimi in campionato. È una grandissima gara, questo Gran Premio del Tirolo ci ha regalato due appuntamenti davvero da incorniciare. Vince Majorana davanti a Matteo Aurucci e Raffaele De Santis, che da gara 1 se le sono suonate davvero di santa ragione. Ed eccoli qua in sovraimpressione i risultati finali: Domi, Tomasetto, Occhi, Vallieri, Fantini, Campana, Zanichelli, Morini, Sollazzo, Ftuni, Tondelli, Melis, De Togni, poi Beneventi, anche lui ritirato, purtroppo problemi. Giro più veloce alla fine se lo prende Aurucci in 58,5. Grazie a tutti ovviamente per averci seguito, e mentre in sovraimpressione Tomasetto mantiene la leadership del campionato con 2 punti nei confronti di Aurucci, 63-61, poi Majorana e De Santis che con un solo appuntamento si issano davvero ottimamente nelle primissime posizioni del campionato. E ora vediamo anche la classifica costruttori con AR Corse 3 punti davanti agli Underdogs. Io vi ringrazio per essere stati con noi, appuntamento al prossimo Gran Premio, appuntamento del terzo round del Dai De Gas Championship. Da Luca Flaminio un abbraccio e grazie. Non si capisce niente perché non c'è la bandiera a schiaffi. Ah beh, chill, tranquillo. Sarà l'ultimo Sì, ma Dio caro, non andava un cazzo, hai visto fuori dalle curve? Io buono. Che merda avevo. Che perdevo mezzo secondo solo là quando uscivo. Sì, è vero. Beh, io hai visto, Dio caro, non entravo, cioè... È proprio perché mancava o un po' di gomma oppure... Ma no, perché è tutto storto. Vabbè, comunque bravo. Grazie, anche te. Ho malissimo le mani. Anch'io, Com'è possibile? ma non lo so, guarda, ho Sono qua. sofferto tutta la gara. Le altre gare niente, invece qua? Ah, non lo so, se era durissimo da girare. Sì, infatti. Oh, Pietro, ma cosa hai fatto? Macello, beh. Cos'hai bucato? All'inizio secondo me sì, però non si capiva. Non faceva più le curve a destra. Cioè là, curva 1, Sì. sono stato attaccato da lì a tutta la gara praticamente. Minchia. Gli ultimi 4 giri non girava più un cazzo, ma proprio zero. Secondo me zero. erano straconsumati. Non so cosa è successo. Secondo me Ho fatto curva 1, adesso sono finito nel barriere, ma mi ammazza Dio. No, Sono fermato, mi hanno provato a darne un altro, andava piano nel rettilineo e lento nelle curve. Però beh, dai, almeno non era gran passo avanti. No, cazzo, mi dispiace. Mi piace a me, gli buono. Qua uscivo uguale. Il mio non girava e non andava nel dritto, era impossibile. Anche tu, E chi ci abbiamo qua? Chi è il vincitore qua? Tu o lui? Tu, Tu! Posso fare come ho fatto a Friends? No. E io ti rispetto, non posso farlo. Io sto facendo mega recupero, poi ho strappato di presunzione, poi dopo non riuscivo più a prenderlo e tirava. Ma che a me l'hanno Ma una certa ho preso fiducia, non so se sono andato sotto il minuto, però il problema è che gara 1 mi ha castrato. Siamo arrivati alla fine anche di gara 2, battaglia allucinante lì davanti, cioè credetemi,
sono diventato deficiente io a montare questo video perché era capire cosa mettere dove, perché letteralmente a una certa c'erano Elia che battagliava per la quinta posizione con Artu, i primi tre che battagliavano davanti, Lore, Occhi e Franz che battagliavano per la settima posizione, io che stavo risalendo. C'erano tanti spunti di interesse, anche la battaglia dietro tra Mario, tra Lore Melis, Zanna, a un tratto anche Morini. Ce n'erano tanti di spunti e veramente è stato veramente difficile montare questo video. E ci tengo a dire bravo a Fleming perché stare dietro a un concentrato d'azione del genere non è facile, perché a differenza di una gara vera qua non ti fermi mai come video, c'hai sempre qualcosa da vedere. Adesso è il caso però che parliamo un attimino delle penalità, è giusto che io dia delle spiegazioni. Allora, il caso di Aurochs noi l'abbiamo attribuito come niente per una ragione semplice. Lui, quando c'è stata la partenza, c'erano tutti i semafori rossi accesi e a una certa si spengono per far partire la procedura. Il problema è che come fai a decretare la fine della procedura di partenza? Si spengono i semafori. Aurochs è rimasto fregato perché ha visto lo spegnimento dei semafori e pensava che stesse partendo la gara, mentre in realtà stava iniziando la procedura di partenza, ossia quella in cui si accende un semaforo, 2, 3, bla bla bla. Lui è stato intelligente ad accorgersene subito, ha prontamente tirato indietro il go-kart e al momento dello spegnimento il suo kart era non solo dietro la casella, ma addirittura stava tornando indietro, che nessuna delle tre violazioni c'è stata. Il caso di Fantini. Lui ha fatto lo stesso identico errore di Aurucci e anche lui è stato molto veloce a portare dietro la casella il go-kart. Il problema cos'è? È che ha ripremuto ancora troppo presto il pedale dell'acceleratore, trovandosi a partire quando tutti erano ancora fermi perché giustamente i semafori non si erano spenti. Non ha avuto gli 8 secondi perché comunque nel male il suo kart era ancora dietro la casella al momento dello spegnimento. Il problema è che appunto aveva la rincorsa e quindi scatta la penalità. Per assurdo, guardando la tabella dei tempi è difficile decretarla perché nella sua sfiga di aver fatto questa violazione si è trovato davanti un Occhi decisamente piantato che gli ha rovinato lo scatto anticipato. Il caso Melis Sollazzo l'abbiamo attribuito così perché l'attacco di Mario era fuori regola. Si è scomposto il suo kart appunto che dietro, questo perché dietro aveva bloccato l'asse posteriore e l'ha colpito. Non è una questione grave, sono tutte cose che succedono, il punto è che appunto in questa manovra Melis ci ha rimesso la posizione su Zanichelli e ha perso lo slancio in uscita curva. Il caso Ftuni-Zanichelli è il più delicato su cui ci tengo a soffermarmi un attimo, non per rabbia ma perché voglio che questa cosa sia chiarita. C'è un fenomeno che si utilizza nel kart a noleggio ma anche nella NASCAR americana che è il bump draft. Il bump draft consiste appunto nel colpire il paraurti posteriore per dare slancio al pilota davanti a te sul rettilineo in modo tale da non coinvolgerti in una battaglia, evitare di perdere tempo in staccate, fuorilinea, robe del genere. Finché lo fai sul rettilineo va bene, il problema è quando lo fai dentro la curva, perché il pilota davanti a te lui magari imposta la curva in una determinata maniera, con una certa velocità, con una certa linea. Se tu lo spingi, se tu questa manovra la fai dentro la curva, gli modifichi la velocità e di conseguenza anche la linea. È cosa che è successa perché Zanichelli, colpito da dietro da Ftuni, anche se leggermente, è andato largo, perdendo diverse posizioni. Io ci tengo a dirla questa cosa, io non voglio mai vedere il bump draft dentro la curva. No, è una manovra che non ha nessuna logica, non ha senso ed è pericolosa. Io non voglio vedere gente che nel dopogara dice lui mi ha buttato fuori, ma no, io lo stavo solo spingendo dentro la curva. Non esiste. Tu sei dietro, tu ti adatti a quello che è davanti a te. O gli tiri la staccata, o cerchi l'incrocio, o ti accodi, semplicemente perché se sei dietro, per sfiga, per demeriti, gli sei dietro. Quello davanti ha il diritto di linea, a meno che non ti affianchi, e lì è diverso, perché appunto se ti affianchi non stai facendo quello che viene definito bump draft. La manovra appunto in questo caso è stata decretata da penalità e questo vale all'interno del campionato, io lo dico, questa cosa non la voglio più vedere. C'è stata polemica perché i piloti davanti, ossia Aurucci, De Santis e Majorana, hanno fatto tutti e tre questa cosa durante la gara. Il problema è che a me non me ne frega un cazzo se sei capace di gestirlo lì
si tratta di farlo a proprio rischio e pericolo. Faccio un esempio che può essere chiaro per chiunque. Partita di calcio tra due squadre. Io sono il difensore e vado a spingere l'attaccante dentro l'area. Se l'attaccante riesce a restare in piedi, tenere l'equilibrio e il possesso del pallone, nonostante io lo abbia spinto, non è rigore, perché appunto lui è stato in grado di mantenersi in piedi. Tuttavia, se nella mia spinta lui cade per terra e perde la palla, è rigore. Tu una certa manovra la fai a tuo rischio e pericolo, sperando che quello davanti a te sia in grado di mantenere il controllo, ma non puoi pretendere che tutti abbiano lo stesso controllo. È abbastanza chiaro come concetto? Se tu lo fai e la cosa va male, ne prendi le conseguenze e le responsabilità. Andiamo al caso di Majorana e De Santis. Allora, Raf lì ha cercato un attacco piuttosto scomposto su Ale, trovandosi con una velocità troppo alta e con le ruote bloccate, allargando Maio e non solo prendendogli la posizione, ma facendogliela perdere anche su Aurucci. Manovra che appunto è da considerare penalità perché appunto aveva perso il controllo, non aveva le ruote appaiate. Il fatto che lui abbia ridato la posizione non implica niente, a parte perché c'è scritto sul regolamento come abbiamo spiegato nel primo episodio, ma poi perché l'ha fatto quasi 2 giri dopo e viene anche difficile capire se gli abbia ridato la posizione o se era solo una cosa strategica per prendergli la scia sul rettilineo. L'ultimo caso è Fantini Tomasetto. Allora, l'eccesso di difesa è una cosa che noi l'anno scorso abbiamo punito per 3 volte ed è stata sempre una dinamica simile. Fantini arriva lungo, Tomasetto riesce in qualche modo a uscire quasi appaiato a lui, anzi appaiato con l'anteriore al posteriore di Fantini. Il problema è che Arturo allarga a destra non preoccupandosi del pilota dietro di lui. È vero che nelle 2 curve dopo all'esterno è difficile passare, ma puoi comunque tentare un incrocio e comunque tu devi preoccuparti di chi hai dietro, cosa che lui non ha fatto, l'ha fatta con troppa leggerezza, prendendo i 3 secondi di penalità. Sono manovre che abbiamo già penalizzato in passato per questo e non cambierà adesso perché non è una cosa che è stata ritoccata sul regolamento. Prende la scia, si arriva in rettilineo, vediamo se ce la fa, all'esterno viene chiuso sull'erba e si lamenta giustamente la manovra di Baratella sotto indagine della direzione gara. Vediamo infatti nel replay come ci sia un Baratella che chiuda nei confronti di Canella senza troppo timore e infatti lo schiacci contro il cordolo, che poi però dopo questo sorpasso sì, ha perso tanto terreno. Ci ha provato, sì, Domi ha stretto sull'erba Zanichelli. 3 secondi di penalità per una difesa eccessivamente aggressiva per Domi. Abbiamo spiegato le penalità e bisogna dire una roba. Lore aveva detto una frase molto specifica. E comunque io punterò sempre sul mio compagno di squadra che l'anno scorso è andato molto bene anche lui. Sicuramente quest'anno farà una replica dell'anno scorso. Non è che gliela voglio tirare, però secondo me ha buone possibilità. Tondelli largo fuori. Problemi, era stato letto l'ultimo giro. Anche per Tondelli, stesso problema di Campana, anche lui braccetto anteriore sinistro. Tondelli proprio davanti a Ftuni. E visto com'è andata, direi che invece gliel'ha tirata anche in maniera piuttosto potente, visto che tutte e 2 le gare non sono andate proprio benissimo. E quindi io mi auguro, con tutto il cuore, che se io mai debba cimentarmi in qualcosa, Lore non riporrà mai nessuna fiducia nei miei confronti. Ci stiamo preparando al podio, dove appunto vedremo i 3 piloti che hanno preso più punti nel fine settimana, più il vincitore del bonus rimonta. Io vi lascio al podio. Bonus rimonta per Campana Patrick. Terzo posto per Aurucci Matteo.
secondo posto per Raffaele De Santis. E primo posto per Alessandro Majorana. Bravi raga. Bravi. Il podio ve l'ho mostrato, siamo arrivati alla fine. Io lascio la linea alla F, sono pronto a salutarvi e vi lascio le interviste finali. Spero che rimaniate sintonizzati, che vi iscrivete, diate una mano al canale, mettendo magari il mi piace in modo da far capire all'algoritmo che questi video possono piacere. Io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video, a presto con la DDG. Bella raga! Allora, abbiamo ripetuto un po' il risultato di Pomposa. Purtroppo Cosa sì. è successo? Ma è successo che intanto è una pista che non conoscevo, quindi devo prenderci un po' di feeling. E vabbè, però proprio il kart oggi non andava, cioè in trazione uscivo dalle curve e tutti mi passavano come niente, Certo. quindi ne avevo secondo me anche qualcosa in più, ma oggi Non girava proprio, questi kart infatti hanno creato problemi tecnici alla maggior parte dei piloti che sono stati scontenti da questa cosa, e forse diciamo che se tu avessi anche beccato un kart buono, sicuramente non Secondo saresti me un finito... qualcosa in più sicuramente ce l'avevo, non da stare Certo. così dietro, anche perché ho fatto, soprattutto in gara 2, la gara praticamente tutta da solo, cioè non Certo, riuscivo infatti tu hai a visto che eri un riprendere po' nessuno. in isolamento Anzi, mi hanno anche doppiato, quindi proprio È andata oggi male. Speriamo che nella prossima gara almeno ci sia un kart buono. Diciamo di non fare di nuovo 16, ecco, si spera di non rifare il 16 e non è il posto. suo numero preferito. No, L'ha fatto sia assolutamente. Pomposa che oggi, 16-16. E niente, io mi auguro che almeno arriverà in zona punti Si spera, nel circuito lombardo. Perlomeno il nuovo compagno di squadra per oggi porta a casa buoni punti. Ecco quindi che nella dai, classifica perlomeno dai una gioia. della scuderia Una porta gioia c'è molti stata, punti a casa. perlomeno. Allora, siamo qui con il Benez che in gara 1 è arrivato 14esimo, quindi niente male, zona punti, mentre abbiamo avuto qualche problemino tecnico nella seconda gara. Allora, prima gara dai, sono contento, primi 2 punti della stagione, dopo 2 gare mi ritengo soddisfatto e purtroppo la seconda gara un piccolo problema tecnico al kart, però dai, niente di porto a casa 2 punti da questo weekend montanaro ricco di canederli, quindi sono contento. Quindi di stomaco molto pieno. Sì. E quindi per la prossima gara ci possiamo aspettare un Ci ho fatto 2 Benez. punti, faccio il doppio e ne faccio 4. Ecco, quindi la prossima gara ne fa 4, quella dopo ancora ne fa 6, quindi lo vedo Certo. carico. Dai, sì, positivo. Ottimo. Bene, sta zitto e alla prossima allora Benez. Ok, E lascio la parola a Taratanfula. a Taratanfula. 12esimo, 15esimo posto. Vuoi raccontare un po', mi dicono, Allora, problemino tecnico? partiamo dall'inizio. Ho fatto 13esimo in qualifica, quindi dai, tutto sommato gara 1 sono anche riuscito a recuperare una posizione e finire 12esimo. Finito bene, dai, discreto nella norma mia. E gara 2, insomma, c'è stato qualche contattino, incidentino così, più dalla foga di provare a recuperare, ho fatto io qualche errore, mi sono girato tutto e quindi sono finito 15esimo alla fine. Beh, quindi diciamo non proprio benissimo. Sì, diciamo che mi aspettavo di meglio, però insomma è andata così. Però molti hanno avuto comunque problemi anche tecnici col kart. Lì sono proprio stesse anche delle sfortune. Quindi non è soltanto questione del pilota, io voglio sempre un po' tutelare i piloti che dipende Diciamo anche che che secondo kart. me verso fine gara le gomme sono state maltrattate abbastanza tanto, quindi diciamo che può aver inciso secondo me sì. Secondo me sì. Non far vedere Petronas che non ti pagano. Faccio così, faccio. Allora, siamo qui con Mario, raccontaci un po' com'è andata quest'oggi. È andata molto bene, sono soddisfatto del risultato, ho fatto 2 volte 11esimo. Mi è stato comunicato da Patrick che ho vinto, come si chiama, i sorpassi, la rimonta, il bonus rimonta. Bonus rimonta. Quindi sono molto contento, il livello era altissimo e è stata una bella esperienza.
Beh, dai, lo vedo positivo e te che non avevi mai gareggiato su questa pista, No, quindi infatti. non era facile. E niente, quindi per la prossima cosa ti aspetti? Per la prossima immagino wild card, spero di fare meglio di 11esimo, e niente, sono soddisfatto. Ecco, lo vedo soddisfatto. Adesso le chiedo quella della vediamo prossima. come fa Quindi adesso. siamo futuristici. Vado? Dobbiamo fare ancora quella di Pomposa anche. La facciamo qua. In questa gara non abbiamo brillato proprio. Assai. No, niente. Colpa di Eravamo quella accesi, curva non abbiamo famosa. brillato ma eravamo accesi. Quindi colpa della curva famosa mortale dove hai visto anche i fantasmi. Io non mi sono o- girato, mi sono girato Ti nell'altro. sei girato. Infatti ti ho visto che ti sei un po' giù, ma ha fatto una piroetta su se Ho stesso. fatto le 360, ho fatto a casa. Non Gara so- 1 addirittura 2. Gara 2 0 per fortuna. Questo è anche lo spirito un po' della competizione, ci Sì, possono poi- essere degli errori. Diciamo che è un kart non molto. No, secondo me non era carta. No, vabbè, a parte quello. No, però bisogna anche metterlo in conto il kart. Sì, sì, quello sì, però partiamo subito da gara 1, la prima curva ti giri lì o il kart o il O pilota. siete- Esatto, Quindi diciamo che qui pilota e kart. esatto, entrambi, ci abbiamo messo entrambi, ci abbiamo messo. Dai, il però nostro. per la prossima gara che innanzitutto ci aspettiamo almeno zona punti. Ma io spero nella Cioè, top 10, dai, top noi ci aspettiamo 10, anche speriamo. sinceramente primo, secondo, terzo No, posto. no, quello no? proprio- non Quello lo vediamo lasciamo agli col altri. canocchiale. Noi rimaniamo dal quinto in poi, speriamo. Beh, dai, Sperando. comunque, cioè, voglio dire L'anno anche scorso era così, quest'anno un po' meglio. quest'anno un po' peggio. così. Allora, Rami, 10° posto, 9° posto, cosa ti aspettavi più che altro? Aspettavo il Soddisfatto? meglio, no, non sono soddisfatto ovviamente, il kart non teneva più, non rispondeva. E molti Ho hanno perso il avuto controllo, problemi. sì, ho perso il controllo dopo il terzo giro in gara 1. Poi in qualifica c'ho il mio compagno di squadra, lo saluto e lo ringrazio, che mi ha fatto perdere troppo. Vabbè, comunque. Compagni di squadra un po' bastardi. Esatto, comunque. Vabbè. Invece speriamo no. di andare meglio nella prossima. Sì, ovviamente. Però Infatti non comunque ti vedo come. molto. Sì, no, io mi sono divertito in questa, questo in è questa importante. pista, sì, perché è bellissima, solo che mi dispiace per il kart che non Certo. mi dava quello che a me serviva. Quelle vibrazioni È andato- positive Madonna da. mia. Infatti facevo fatica anche ad esempio a stare dietro a Patrick, cioè lui mi ha superato, io ho fatto il gesto dai superami tanto ti prendo, E voglia. sei scarso per me. Poi dopo guardo così, madonna mia non riesco neanche a stargli dietro e lui era stralontano. Era già partito? Sì. E quindi ormai è finita così e lui ha vinto. Quindi questa è guerra dichiarata per la prossima battaglia che la vedremo Sì. nel circuito lombardo. Assolutamente. Innanzitutto 8º, diciamo che non è un bruttissimo, cioè non è un bruttissimo risultato neanche in classifica. Ti aspettavi di meglio? Perché non ti vedo proprio. No, pensavo meglio, però dai, ho detto arrivo nella top 10, ho portato a casa il risultato, quindi mi sento Comunque zona abbastanza punti anche, cioè soddisfatto. butta via. L'unica è che gara 1 me la sono proprio giocata male perché ho inchiodato e ho dovuto far passare tutto, quindi è andata. E infatti ti ho visto che eri un po' in difficoltà Sì. e poi comunque Poi sei piano andato, recuperato, sì, esatto, e hai fatto un buon piazzamento, un buon risultato. E nella prossima gara cosa ti aspetti tipo di ripetere questo punteggio, anche di migliorarti, perché giustamente essendo una proprio di sì, competizione. speriamo. Sì. Aspetta, rifai che l'ho girato. Dai! Stai facendo un selfie di qua, vero? No, è che no, che l'ho messo così, io sto inquadrando una montagna. Dai. Gli piace di più il paesaggio che noi. Non è andata come le aspettative, ci aspettavamo. L'anno scorso super tripletta, è arrivato primo tra qualifiche gara 1 gara 2, mentre oggi, quest'anno, tra 15esimo in gara 1 e 17esimo in gara 2, lo vedo un po' affranto. Sì, allora, diciamo che ho avuto due kart veramente imbarazzanti, sia in gara 1 che in gara 2, proprio Non giravano. non giravano, ma poi nel rettilineo anche piantati, cioè avevano tutti i problemi, non andavano proprio. Cioè non Ho provato- spingevano, gas sì, zero. Ho provato a fare un po' quello che riuscivo, ma Che cazzo è quello là? dopo sono stato un po' vicino a Delia per metà gara. Sì, che ho visto che gli eri proprio attaccato, quinto poi e dopo sesto. ti sei A un certo hai un po' punto arretrato. in curva 1 non ha più girato
ma proprio per niente. Io sono finito quasi contro le barriere fuori e da lì in poi non andava, cioè non tirava proprio, la destra non andava. Sono finito lungo nel serpentino veloce, che lì non... Infatti vedo proprio la delusione tra le tue parole e nel tuo volto, un po', non dico arrabbiato, ma quasi. Sì, abbastanza. Poi, che dire, gara 2, cioè, sono partito tardi perché, non lo so, non ero neanche concentrato, veramente, a dire la verità. Un po' sul limite dell'incazzato. Esatto. Perché mi ero già accorto che quei card non andava. Ho paura quasi a chiedertelo, il kart come girava oggi? Visto che è stato un po' il problema di tutti i piloti. In qualifica è successo che io ho tirato dritto la curva della morte, quella che ha messo... Dove vedono anche i fantasmi, la vorrei sottolineare questa curva. Dove hanno avuto premi tutti, è successo anche a me. Con il macello. Mi sono insabbiato lì, mi sono proprio piantato. Infatti ti ho visto che eri arretrato, arretrato nel senso eri quasi anche messo bene come piazzamento, un po' tutti ti hanno superato e hai avuto qualche difficoltà. No, quello è arrivato dopo, lì è ancora in qualifica, però ancora sembrava decente la situazione, infatti mi giocavo all'8º posto, dicevo, vabbè, che in mezzo a sta gente qua mi sta anche bene. Sì. Gara 1 ero partito bene, ero riuscito a passare Artu e non mi ricordo chi altro. Secondo giro, dopo la staccata, non risponde più. Hanno iniziato a passarmi 4-5, ho provato a vedere se... lì dico infatti che sei stato... È lì che è successo il secondo fattaccio, infatti. Dopo vedo, magari ho sbagliato io. Curva dopo, dritto ancora. Guardo la ruota davanti, messa così, ho capito che si era rotto il braccetto. Ho fatto un giro perché non capivo dove era l'entrata dei box, sei dovuto entrare prima ma non l'ho vista. Me ne sono accorto dopo. Male da poco, mi sono giocato lo scarto adesso che avrei preferito giocarmelo più avanti. Certo. E quindi diciamo che per la prossima gara, oltre che, vabbè, ti speri di essere in una zona un po' più, cioè un po' migliore rispetto a quella di oggi, anche un kart migliore, diciamo non da rottamare. Dipende, perché gara 2 il kart era buono. Qua. Il problema è che quando parti indietro... Dopo fai fatica a recuperare. Sì, perché nel male mi ero riuscito a districare, avevo passato il buon Peter, avevo passato Rami, avevo passato Zan. So che poi dopo c'avevo il vuoto lì davanti, ma il ritmo c'era. Certo, hai avuto un po' di difficoltà. Devo chiamare il signor Pietro Tondelli, che è lì dietro, perché... Sembra una minaccia quasi. Perché dobbiamo svelare un piccolo retroscena. Io e lui abbiamo fatto una gara 1 un po' rivedibile e ci siamo detti, come può confermare lui stesso, decidiamo un attimino cosa fare, o uno traina l'altro o viceversa, ma non facciamoci la guerra, anche perché partiamo tipo ultimo e penultimo, che insomma non è che era proprio l'ambizione di nessuno dei due, cioè io speravo di essere 14esimo, 15esimo, non 17esimo, lui magari un po'. Il problema di base è che tra il casino davanti e tutto, lui doveva essere lui a trainare me, perché ha detto... C'è stato il contrario. No, lui proprio mi diceva, dai, vado avanti e cerco di trainarti, e una certa vedevo che sul dritto era piantato. Ma piantato, ma ho detto poco, ma non andava, cioè, se io facevo gli 80 km/h, voi facevate i 120, ero piantato. Ho visto che si è piantato, lui ho detto, vabbè, vado via, anche perché dopo lui mi ha fatto il gesto così, ho detto, scusa, non faccio più. Non volevo offenderti. Questo è quanto. Bene, questo è il riassuntone di quello che è successo oggi, quindi non benissimo, neanche malissimo. Gara 2 mi sta bene. Sì, diciamo che però ti aspettavi lo stesso un punteggio un po' migliore, dai. Cioè mi serviva un nono posto anche in gara 1. Diciamo che è stata più gara 1 il tuo crucio. No, perché gara 2, nono posto mi va bene, io puntavo da zona punti e zona punti è stata raggiunta. E zona punti è stata. E medaglia del bonus rimonta. Ecco, quindi lo vedo molto gasato più per questo e mi auguro insomma che la prossima gara possa andare solo che meglio. No, non è questione di gasato solo per quello, o solo quello per cui essere gasato, perché sennò mi devo mettere a piangere. Ecco. Bene, adesso vado nell'angolino a piangere. Allora, siamo qui con Lorenzo, è stata una gara... settimo, 14esimo, cioè settimo in gara 1, sì. 14esimo in gara 2, quindi un po' da doppia faccia, come ci suggeriscono in regia. E allora, diciamo che ovviamente avevo tra virgolette lo svantaggio che essendo pista nuova dovevo appunto impararla con tutto quanto, quindi
non è stato facile, soprattutto alcuni punti della pista, il tornantino, la parte bassa, belle però complicate, tecniche, Certo. quindi da imparare per bene. In gara 2 diciamo che andavo sul divertimento, avevo preso anche confidenza perché mi sono girato e poi stavo facendo un buon recupero, ma ho esagerato di presunzione e mi sono girato una seconda volta e quindi purtroppo il risultato di gara 2 è stato quello appunto Sì, un po' perso, diciamo, il comando del kart, esatto. peccando un po' di presunzione, Esatto. chiamiamola così, come dici benissimo te. E quindi però è stata, diciamo che mi sono divertito perché ho fatto comunque delle belle battaglie Questo è l'importante, e comunque ci vuole anche quindi è questo. stato, vediamo, speriamo di far meglio alla prossima. Benissimo. E da quello che sembra sia la gara lombarda. Esatto, il E circuito vediamo lombardo. di riuscire a far meglio e da essere un po' più su. Devo ringraziare però stavolta il mio compagno perché in gara 1 ha cercato di aiutarmi, di darmi la scia in modo quindi da potermi dare una spinta in più e quindi per questo lo devo ringraziare. Bene. E dopo io ho fatto difficoltà a stare dietro, però comunque una buona parte è stato qualcosa che siamo riusciti a fare insieme. Diciamo che Arturo rispetto Sì. alla gara di Pomposa Esatto. c'è stato un po' più gioco di squadra. Esatto, sì, su questo Bene. Che c'ho i capelli di merda. Ok. Siamo arrivati ottavi in gara 1 e quarti in gara 2. Ti vedo abbastanza soddisfatto più che altro anche per gara 2 che non ti aspettavi un quarto posto, dico bene? Assolutamente, infatti devo ancora realizzare questa cosa. In gara 1 devo dire che la partenza ho perso qualche posizione, anche se lo start era buono, però già dopo qualche giro avevo malissimo le mani, infatti è stata un po' una guerra. Perché non c'è stato, diciamo, quel frangente di pausa fra gara 1 Sì, e gara 2, soprattutto vero? quello, esatto. Quindi gara 1 poi mi sono anche girato, ho fatto ottavo, è andata come è andata. Certo. Gara 2 mi sono un attimo ripreso dal dolore, ho fatto una buona partenza, i primi 3 erano troppo veloci, sono scappati subito. Io ho tenuto il mio passo, il mio ritmo, quarto sono più che contento. Infatti ti vedo Sì, soddisfatto. l'unica cosa negativa è che purtroppo il mio compagno di squadra ha avuto problemi in gara 1, si è dovuto ritirare, però comunque ha fatto una bella rimonta in gara 2, così Certo. punti importanti per il team. Allora, Lorenzo, non è andata malissimo. Non è Comunque andata abbiamo quarto e settimo. Ti aspettavi di meglio? Allora, in realtà no, mi aspettavo più o meno una roba come Pomposa, Ok. però è andata bene, quindi è andata meglio di quello che mi aspettavo in realtà. Ecco, tanto su una pista comunque che mi hanno detto parecchi difficile, perché comunque ci sono delle curve, addirittura curva della morte qua, dove vedono anche fantasmi, demoni, tutto quanto, e non ci siamo girati, non abbiamo fatto tamponamenti. Mi sono girato in gara 2, là in fondo, però Ah, ecco, questa mi mancava, perché ho visto più quella di Gianludi girata. io ero un po' più Che proprio nascosto là in quella ce fondo. l'ho Però impressa. no, comunque vabbè, dopo mi ha superato Franz, Ok. poi sono riuscito a riprenderlo pian piano e mi sono ripreso. Comunque andare, beh, comunque zona punti, per la prossima gara ti aspetti, cioè comunque almeno ti auguri sempre una zona punti anche di andare un po' più su. Assolutamente, Abbiamo aspettative alte, diciamo. Aspettative alte, adesso non Sono troppe, tutti sulla fly down qua. non troppe. Volano strabasso. No, perché è possibile che magari dalla prossima gara ci saranno altri ragazzi nuovi, capito, che Olè, arrivano da campionati ragazzi mondiali. nuovi. No, è così Ecco, ormai vengono è dalla diventata- Formula 1. Esatto. E niente, questo è. Allora, siamo qui con Arturo che ha fatto ben 2 volte sesto posto. Questo giro numero 6 ti piaceva di più del numero 4. E cosa mi dici? Dai, com'è andata secondo te? Gara 1 bene, qualifica bene, gara 2 anche, tempi sul giro buoni, validi e testa alla prossima. Cosa ha da dirmi dopo la sua intervista, signor Arthur? Dietro le quinte. Allora, Elia, vuoi venire? Vieni un attimo che Ho spieghiamo. paura che mi dica su una Allora, cavolata. cos'è successo? Che le segnalazioni della pista erano sempre bandiera rossa, bandiera rossa, bandiera rossa, sia che vi fosse un doppiato, Rossa. sia che la gara fosse finita, sia che fosse il giro veloce,
sia che vi fosse uno in mezzo alla pista col chiar fermo, sempre bandiere rosse, allora non si capiva. Io e lui abbiamo fatto dei giri praticamente in fotocopia, ma non capivo se potessi passarlo o meno, quindi ogni tanto ci stussavamo da dietro. E niente, cioè questa è stata una gara di regolarità, perché non sai se puoi passare o meno. Luce rossa, luce rossa, luce rossa. Non è che mi sono abbonato al 6° posto, perché proprio non si capiva. All'inizio ce la siamo un attimo scambiata, quando hanno acceso le luci non c'è stato più niente da fare, giusto? E poi complimenti anche a Jürgen, che insomma con quel giubbotto, se lo vuoi inquadrare, inquadralo un attimo. Io con quel giubbotto pensavo fosse Zanichelli, che oggi sono vestiti uguali, però mi faceva strano, dicevo, cioè non va più su del 15°, 16° posto, e terzo, quarto, ma... Allora, siamo qui con Raffaele, intanto ottimo risultato, perché in gara 1 primo posto e in gara 2 terzo posto, che tra l'altro può aspirare ad un secondo posto per una falsa partenza di Aurucci. Quindi sì, ti vedo soddisfatto, dai. Sì, dai, molto soddisfatto, anche perché sapevo che Aurucci comunque andava abbastanza forte, perché ho fatto una endurance con lui già tempo fa. Però anche, diciamo, è stata molto battagliata, soprattutto la seconda gara, dove quando abbiamo visto che noi tre eravamo un po' in avanti e ci siamo messi un po' a battagliare, a fare bagarre, quindi... Ho visto che eravate in tre, mi pare, tipo a serpentina, un po' sì, uno si a buttava trenino, l'altro e si spingevano. Sì, è stato molto divertente, soprattutto poi sono finito terzo, è lo stesso, comunque mi sono divertito. Comunque è una buona zona punti, ti vedo entusiasta e allora aspetteremo Raffaele per la prossima gara, nella prossima pista. Allora, oggi abbiamo fatto primo posto e terzo posto, direi ottimo. Noi ci lamentiamo. Ti vedo anche abbastanza soddisfatto. Sì, no, è stato abbastanza divertente perché qualifica fatto primo, però eravamo tutti e tre attaccati, quindi molto divertente. In gara 1 siamo partiti non sapendo il distacco degli altri in termini di tempo. Certo. Eravamo lì un po' tutti a lottare, poi ho visto che noi tre, me, Matteo e Raffa, andavamo più forte, allora ho detto vabbè, ci divertiamo. Esatto. Ha sgasato, infatti l'ho visto andare come una freccia. È stato molto divertente, dai, ci siamo divertiti. Bene, dai, no, ti vedo soddisfatto, hai portato a casa comunque tanti punti, sì, quindi anche per la scuderia. Sono contento per Deto. E prossimo circuito, se ci sarai eventualmente, oltre che ripeterti, magari di fare un primo o siamo troppo ambiziosi qua? Siamo troppo ambiziosi, però ci proviamo, dai. Io spero di esserci, perché purtroppo per impegni lavorativi non so se ci potrò essere, ma qualora dovesse esserci mi fa veramente piacere partecipare. Allora, siamo qui con il mitico Matte, che ha fatto un piazzamento comunque sia in qualifica che in gara 1 e in gara 2, non da poco. Dignitoso, dai. Vuoi raccontarci un po' cosa è successo? Te lo aspettavi innanzitutto? Dai, non è andata male. In qualifica Rami mi ha accusato, ma in realtà gli volevo fare bump draft, solo che forse non se l'aspettava e l'ho visto dietro che si è ingaiato, cioè nella ghiaia è andato. Vabbè, mi dispiace. Tanto siamo compagni. E poi per il resto la qualifica mi ero messo il sedile in una posizione comoda. Invece per la gara 1, dato che mi mancava grip sull'anteriore, ho spostato il sedile in avanti per avere più grip sull'anteriore e ha funzionato perché andava un po' meglio e sono riuscito a stare attaccato agli altri e giocarmela, diciamo. Comunque sei arrivato secondo, anche se siamo sotto investigazione per la gara 2 del secondo posto. Sì, bisogna vedere un po' con le telecamere se è falsa partenza oppure no. Allora Elia, non è andata proprio come Pomposa, che a Pomposa avevi fatto un miglior punteggio, un miglior piazzamento. Vuoi dirci com'è andata quest'oggi? Secondo me bene, cioè comunque di guida ci ho messo sempre il mio, poi vabbè c'era un po' di dislivello fra qualche kart, quindi sono andato un po' su una gara in difensiva e poi pista mai fatta, quindi mi sono ritrovato in qualifica a dover fare subito un giro buono senza sapere punti di frenata, senza sapere insomma dettagli della pista. Comunque dai, 2 risultati validi, buoni, quindi va bene così. La prossima gara, non so se è una pista che tu hai mai fatto. Qual è la prossima? Molto piano. Vicino a Milano.
Vabbè, Della Lombardia, pista della Lombarda. La mia voce fuori campo non deve esistere. Mi piace però la tua voce fuori campo. Sì, ho capito, ma sono 20 km dal microfono. Va bene. Allora, la prossima pista che sappiamo, insomma, è una pista lombarda, Ottaviano, anche lì non ci sei mai stato, però No, cosa aspettarti? speriamo sempre di fare dei risultati buoni, aspettando Siena e Franciacorta che sicuramente ho girato di più, e quindi poi quei 2 round lì saranno più importanti, insomma.